Salve gente, benvenuti o bentornati su Miss TV, la mia personale rubrica in cui parliamo di serie TV. Io sono Queen of Mischief e oggi parliamo di parchi a tema. Un'introduzione strana, lo so, ma voi fidatevi. In realtà questa serie, che si è conclusa nel 2022, deve la sua creazione a un film del 1973, Il mondo dei robot, in cui si parlava di un parco a tema western abitato da androidi in forma umana, solo che all'improvviso questi androidi cominciavano a ribellarsi ai loro creatori. Questo film, a sua volta, è tratto da un romanzo di Michael Crichton, lo stesso autore di Jurassic Park. E questa, signore e signori, è la trama di Westworld. Westworld, dove tutto è concesso, è andata in onda per 4 stagioni sul canale HBO ed è stata creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, che ne sono anche produttori insieme a J.J. Abrams. Siamo nel 2050 circa e l'azienda Delos Inc. ha creato 6 parchi a tema. Questi parchi sono totalmente immersivi. E una volta entrati all'interno di questi parchi ci si veste e ci si comporta esattamente come avrebbero fatto persone che vivevano in quell'epoca, in quel contesto storico. E la visita al parco consente al giocatore di sperimentare cose che nella vita reale non sarebbero permesse, come per esempio partecipare ad una rapina o uccidere qualcuno a sangue freddo. Questo succede perché gli abitanti del parco sono dei robot, androidi che una volta morti vengono resettati per ricominciare tutto da capo. Qui puoi essere te stesso e va benissimo così, a meno che tu non sia un cazzone imbronciato, in quel caso sii qualcun altro. Questa battuta della prima stagione riassume perfettamente il mood di tutti quelli che spendono un patrimonio per concedersi un viaggio in un parco a tema western, in questo caso. Ma qualcosa va storto e a causa di un bug del sistema, alcuni degli androidi cominciano a fare delle cose molto strane, come pensare e ricordare. Da qui parte un'odissea senza esclusione di colpi, che pone una domanda fondamentale. Quando giochi a fare Dio, creando macchine a tua immagine e somiglianza, cosa succede quando quelle macchine cominciano ad essere un po' troppo uguali a te? Le musiche di questa serie sono bellissime, a partire dal tema d'apertura. Ci sono canzoni moderne, vecchi classici, e ci sono anche alcuni brani che vengono riadattati per andare di pari passo con le atmosfere del Far West, come non citare ad esempio la bellissima Painted Black durante la rapina al saloon della prima stagione. Nel cast troviamo mostri sacri come Anthony Hopkins, che nella serie interpreta il Dr. Ford, uno dei creatori del parco e degli automi. Ma troviamo ad esempio anche Ed Harris, Tandy W. Newton, Jeffrey Wright e anche Evan Rachel Wood, nei panni di uno dei personaggi a mio parere più belli della serie, Dolores Abernathy. Dolores è uno dei primi automi a svegliarsi, a rendersi conto di quello che sta succedendo, ed è anche quella che nasconde un segreto fondamentale per guidare la ribellione all'interno del parco. Ci sono anche moltissime guest star all'interno della serie, come ad esempio Tessa Thompson, Rodrigo Santoro, Ben Barnes, Vincent Cassel e Ariana DeBose, attrice vincitrice del premio Oscar 2022 come attrice non protagonista in West Side Story. Le prime 2 stagioni, per me, sono ciò che rende questa serie un capolavoro. Tutto è curato nei minimi dettagli, niente lasciato al caso. Westworld è una serie che fa riflettere su quanto siamo diversi da certe persone che magari nella vita normale disprezziamo, perché una volta cominciato il gioco non ti puoi tirare indietro. Cosa diventiamo quando la nostra unica scelta è essere crudeli come le persone che ci danno la caccia? Che cosa siamo in grado di diventare? Le ultime 2 stagioni invece si sono un po' perse, però è davvero difficile mantenere il livello così tanto alto come nelle prime 2. Comunque, nel complesso, a me sono piaciute anche queste. Purtroppo, a causa del calo degli ascolti e di una questione di costi di produzione, la serie si è conclusa nel 2022 con la 4ª stagione. Però i produttori stanno ancora facendo pressioni affinché si possa dare un film conclusivo alla serie che possa servire da epilogo. Ad ogni modo, malgrado alti e bassi, neanche così troppo bassi, il mio voto personale è 8. Anche per oggi è tutto, ragazzi. Non dimenticate di mettere mi piace a questo video, di condividerlo con i vostri amici e di mettere mi piace ai nostri canali social: YouTube, Instagram, X, Twitch, Facebook e TikTok. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se l'avete vista, se la dovete recuperare o se vi è piaciuta. Un saluto a tutti dalla vostra Queen of Mischief e ci vediamo al prossimo video.